Ciao ragazzi. Boni, seduti. Dunque, ragazzi, questa signorina è Angela Manginelli, mia nipote e vostra nuova compagna di classe per quest'ultimo trimestre. Bentornati nella soffitta più sfiziosa del web. Oggi, per la nostra rubrica dedicata alle protagoniste indimenticabili delle commedie scollacciate all'italiana degli anni '80, è il momento di lei, Gloria Guida. Dava rilievo alle membra, al meraviglioso nudo. Il sogno biondo di un'intera generazione, una visione, un'ossessione, una poesia fatta carne. Prima di tuffarci nel mondo patinato, profumato di borotalco e voglia d'estate che circonda questa divina bionda, un invito. Se ti piacciono le bellezze di celluloide che hanno fatto girare la testa a mezza Italia, clicca sulla playlist dedicata alle muse del nostro cinema e se ti scappa un commento o vuoi proporre la protagonista del prossimo video, fallo senza timidezza. E adesso preparatevi a sospirare. Il caffè vi regalo, però dopo si vediamo. Alle 16 manca troppo, non possiamo aspettare. Ciao! Parafrasando il titolo del libro di Stefano Loparco dedicato alla Fenech, Il corpo dei 70, con tutto il rispetto, il vero corpo cinematografico di quel decennio, quello che ti lascia senza fiato e senza parole, è proprio il suo, quello di Gloria Guida. Un corpo talmente perfetto da far impallidire qualsiasi aggettivo, biondo, etereo, scolpito nella seta e nella luce, ma attenzione, non solo corpo, perché dentro quel fisico da calendario viveva e vive ancora una testa ben fatta, una donna intelligente, sveglia, con ironia e carattere da vendere. Anche se certe femministe dell'epoca sorcevano il naso, Gloria era ed è una vera icona metacinematografica. Una musa che ha incarnato lo spirito di una femminilità nuova, libera, sfrontata, ma sempre elegante. Lo spirito degli anni '70, quelli del disincanto amoroso, della seduzione consapevole, della voglia di autonomia. Dentro e fuori dallo schermo, Gloria Guida è sempre stata portatrice sana di intelligenza, sensualità e talento, anche se, lo sappiamo, gli occhi finivano spesso altrove. A essere caricaturali, a dire il vero, erano semmai i copioni, certi ruoli scritti con la matita del maschio guardone e i comprimari maschili, con tutto il rispetto per loro, che sembravano usciti da un fumetto da bar sport, Alvaro Vitali, Renzo Montagnani e compagnia bramosa, ma tant'è, lei brillava come un diamante lanciato in una piscina d'acqua gassata. Nata a Merano il 19 novembre 1955, Gloria si trasferisce giovanissima a Bologna con la famiglia. Il talento lo mostra da subito, canta nei locali romagnoli del padre e incanta con la voce prima ancora che con lo sguardo. Il suo esordio sul grande schermo arriva nel 1974 con La ragazzina, film che già mostra la cifra del suo personaggio tipo, la ragazza dell'alta borghesia alle prese con turbamenti, desideri e prime esperienze. Segue La minorenne e poi l'indimenticabile Blue Jeans, dove interpreta una giovane prostituta che dopo una retata viene affidata alle cure di un padre che non sa bene come gestire questa figlia così affascinante e sfuggente. E qui, signore e signore, la Guida entra ufficialmente nella leggenda della commedia all'italiana più ammiccante. Nel 1975 è la volta de La novizia, diretto da Pier Giorgio Ferretti, e di Quell'età maliziosa, due film che confermano il suo fascino magnetico e la sua capacità di giocare con l'eros senza mai cadere nella volgarità. Ma il grande botto arriva con La liceale, un film diventato culto che genera numerosi seguiti, sempre ambientati tra i banchi di una scuola dove professori, presidi e studenti non riescono a resistere al fascino della splendida liceale. Qui ci sono tutte le scene che sono entrate nell'immaginario collettivo, docce vaporose, sguardi dal buco della serratura, malizia a profusione e Gloria sempre perfetta, sempre magnetica, un sogno ad occhi aperti che il pubblico ha adorato.
Altro titolo imperdibile, L'infermiera di notte. Qui la nostra Gloria è in versione camice bianco, ma molto, molto corto. C'è quella famosa scena in cui accaldata si slaccia il vestito davanti al malato, interpretato da Mario Carotenuto, che, diciamolo, era un attore strepitoso, troppo spesso sottovalutato. Un mix irresistibile di comicità e seduzione. Dopo il matrimonio con Johnny Dorelli, conosciuto sul set di Bollenti Spiriti, Gloria decide di allontanarsi dal grande schermo e dedicarsi alla famiglia, una scelta di cuore, rispettabilissima, anche se un po' ci è dispiaciuto. Della sua vita privata si è sempre saputo pochissimo, una rarità di questi tempi, e forse è anche per questo che il suo fascino è rimasto intatto, come un mistero mai svelato. Gli ultimi film risalgono al 1982 e al 1988, dopodiché si dedica per un periodo al teatro accanto al marito, per poi ritirarsi dalle scene. Ma Gloria non ci ha mai lasciati davvero. Negli anni 2000 è riapparsa in qualche fiction, Fratelli Benvenuti per esempio, e nei talent come Io Canto o Tale Quale Show. Nel 2018, finalmente, il grande ritorno, la conduzione dello show Le Ragazze su Rai 3, un format che omaggia le donne italiane di ogni epoca, e chi meglio di lei. Poi, nel 2022, la sorpresa, Gloria torna anche al cinema con Improvvisamente Natale, dopo 40 anni. 40 anni! Ma la sua presenza sullo schermo è rimasta esattamente la stessa, elegante, calda, avvolgente, come un profumo che non dimentichi più. Se questo video ti ha fatto sorridere, ricordare, sognare, lascia un like, scrivimi un commento e iscriviti subito alla soffitta, così non ti perdi nessuna delle nostre prossime dive, delle storie piccanti, delle curiosità di celluloide. E già che ci sei, fammi sapere chi vorresti vedere nella prossima puntata. Ci vediamo presto, sempre qui, nella soffitta dove le stelle non invecchiano mai.